A che cosa serve la matematica? Venite con me e cercheremo di spiegarlo. Per fare questo torniamo indietro nel tempo, di 34 anni. Pensate a una giornata milanese di novembre, di quelle uggiose. Una classe intenta a risolvere degli esercizi di matematica. Ad un certo punto Paolo, uno studente, rivolge la stessa domanda a che cosa serve la matematica alla sua prof, cioè a me. A quel tempo quella domanda mi sembrò quelle cose da $1.000.000. Istintivamente risposi: la matematica serve ad essere liberi e a diventare persone migliori. Vi vedo poco, ma sono sicura che voi avrete lo stesso viso dei miei studenti allora, a diventare persone migliori. Certo, e perché questo succede? Perché non si capisce? Perché si assegna sempre alla matematica un'utilità di tipo pratico, materiale, mentre si lascia alle discipline artistiche e umanistiche il resto. Ma la matematica è un ponte tra le discipline scientifiche e tecniche, perché utilizza la logica come metodo di processo e le materie umanistiche, artistiche, perché immagina e descrive mondi possibili. Ancora una volta vi stupirete, ma voglio dirvi che l'elemento fondamentale della matematica è la creatività. La creatività, direte. Ecco, pensate a un teorema. Quando noi immaginiamo o studiamo un teorema, ci focalizziamo sulla dimostrazione. A nessuno viene in mente la domanda da dove è arrivato quell'enunciato. Bene, quell'enunciato è arrivato dalla mente di un matematico o di una matematica, che ha avuto un'ispirazione esattamente come un artista davanti a una tela bianca, che immagina nella propria mente il disegno e poi con sapienza lo fa diventare un capolavoro. La stessa cosa succede allo scultore davanti a un blocco in forme di marmo o in questa bellissima cornice davanti a un compositore o a un cuoco che deve fare un capolavoro. Ecco, la matematica è creatività. I matematici che cosa fanno? E le matematiche immaginano una congettura che è frutto solo della loro mente, slegata dalla realtà, e poi cominciano a dimostrarla. Magari non ci riescono loro, ci riusciranno altri o altre dopo. E a quel punto, quando sarà dimostrato, sarà diventato un capolavoro, perché sarà per tutte e per tutti e per sempre. A volte con gli studenti dico: meglio di un diamante, regalate un teorema quando volete fare una dichiarazione d'amore. Allora, la matematica è di tutte e di tutti, perché non ha confini, se ci pensate, né religiosi, né di genere, né politici, né geografici. Ci unisce. La matematica ci rende liberi dagli stereotipi, dai condizionamenti, ci fa trovare che cosa vogliamo essere, non condizionati dagli altri.
dalle persone che ci vogliono far decidere quello che vogliono loro. Per convincervi di questo vi faccio questo esempio. Martina, 30 anni, single, molto intelligenza e senza peli sulla lingua, laureata in filosofia. Da studentessa si interessò ai problemi della discriminazione e della giustizia sociale e partecipò alle manifestazioni antinucleari. Adesso vi faccio questa domanda. È più probabile che Martina sia una cassiera di banca o sia una cassiera di banca femminista? L'87% delle persone, è stato fatto un esperimento in America, rispondono una cassiera di banca femminista, ma se voi ci pensate, il sottoinsieme delle cassiere di banca femministe è un sottoinsieme della cassiere di banca, quindi è più probabile che sia una cassiera di banca. Ecco, pensate, se questa cosa viene fatta sulle nostre decisioni, noi pensiamo di decidere quello che vogliamo e invece decidiamo quello che ci vogliono far decidere. I matematici e le matematiche non fanno questo, perché sanno distinguere il probabile dal plausibile, perché noi istintivamente decidiamo con il criterio della somiglianza e del ricordo. Quell'immagine mi ricorda quello. Allora ecco che la matematica ci regala questa libertà perché ci fa vedere quali sono i dati accessori e quali sono invece quelli fondamentali, davanti a un problema o davanti a una situazione di tipo personale. Una volta una mia studentessa mi disse: «Prof, sa che con la matematica ho risolto il problema con mio padre, non riuscivo a comunicare con lui, a quel punto ho fatto come fa la matematica, mi sono estraniata, ho guardato il problema nell'insieme e ho cercato le relazioni tra i dati che avevano e quali erano i dati fondamentali. A quel punto ho deciso di scrivere una lettera e magicamente ho trovato il canale per parlare con mio padre. Ecco, la matematica ci fa fare proprio questo, trovare le relazioni tra i dati. Ha delle informazioni che diventano qualcosa per noi. Pensate durante la pandemia, quanti dati, quante informazioni. E noi dovevamo costruire dei modelli che ci permettessero di stare meglio, dati slegati, ancora oggi lo vediamo. Ecco, dove si formano questi modelli? Nella nostra mente, in questa cosa fantastica, quella creatività matematica che riesce a creare ordine dal disordine e serve ovunque, dicevo prima, nei problemi personali. È lo stesso atteggiamento di fronte a una poesia. Pensate, di fronte a una poesia, voi la prima cosa che fate qual è? È comprendere il contenuto, il registro stilistico, poi andate a vedere cosa dice quella poesia in generale. E poi dopo che avete fatto questo andate a capire che cosa può servire a noi per comprendere sia l'esterno che sia noi stessi. Ecco, la matematica fa la stessa cosa. Così come davanti a una persona che parla un'altra lingua, usiamo una lingua terza per comunicare. E non importa la lingua terza, importa l'informazione che riusciamo a passarci. Ecco, la matematica è questo, è una lingua che ci permette di andare in profondità, di non fermarci all'ambiente, alla parte esterna, ma di comprendere che cosa realmente
quella formula dice a noi, così come la poesia. Quindi in fondo la matematica ci allena anche all'empatia, come fossimo in palestra, non fermarci all'abito, ma comprendere chi ci sta davanti. Ecco, pensate ai pitagorici che cercavano di ridurre i numeri irrazionali a razionali, quella famosa radice di 2 che non era trasformabile in una frazione, e uno studente di Pitagora ci ha perso anche la vita perché diceva non è possibile trasformarli, invece loro no, perché erano potremmo dire oggi egocentrati, e quindi doveva essere possibile. Invece si è scoperto che noi oggi li teniamo così come sono, quindi quando facciamo radice di 2 per radice di 3 facciamo radice di 6, non li trasformiamo nei decimali, rispettiamo la loro diversità, e rispettando la loro diversità possiamo fare una marea di cose. Ecco, la matematica è tutto questo, è utilità, è rispetto della diversità, è bellezza intellettuale che ci porta alla verità, alla luce della verità sostenuta dalle evidenze. Ecco, alcuni anni fa incontrai Paolo. Vi ricordate quello studente che mi fece la domanda che cosa serve la matematica? Oggi Paolo è parte di uno studio importante di avvocati internazionale, e lui mi ha detto: prof, io ho usato quella risposta e la uso tutti i giorni nel mio lavoro, e nelle cause proprio importanti, diverse, vengo mandato io, proprio perché c'è qualcosa di nuovo, e io che cosa faccio? Cerco di trovare la soluzione che, come dice la matematica, sta nell'oltre, e trovata questa soluzione la metto a sistema. Ecco, io oggi vorrei dare una risposta anche a voi. In questo periodo difficile di pandemia, come uscirne? Ecco, seguendo la via della matematica, sapendo che c'è un limite, ma che il limite lo possiamo superare grazie alla fantasia e al spirito critico, come ci insegna la matematica, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità, sapendo che lo possiamo fare, che dobbiamo immaginare una idea nuova e dobbiamo dimostrarla tutti assieme. Ecco, cari amici e care amiche, a questo serve la matematica. Grazie.